Senti Valerio, noi i progetti che stiamo realizzando in Ecuador, in che zone del paese si trovano? Allora, in Ecuador attualmente abbiamo due progetti con Triton. Il primo che è iniziato l'anno scorso, quindi quest'anno stiamo replicando e ampliando quello che abbiamo iniziato l'anno scorso, si trova nell'area di Titicaca, nel dipartimento di Manabí. È un'area a vocazione caffettalera e lì stiamo lavorando con il socio locale, l'Università della Unisul, che in Ecuador è molto interessante l'università dove vincolarsi con la società locale e quindi diciamo loro portano avanti progetti con i contadini che fanno parte di quest'area, un'area molto rurale e quindi noi siamo arrivati con questo progetto diciamo, a rafforzare queste attività che l'università porta avanti con gli agricoltori e abbiamo dato un nuovo impulso un poco a questo tipo di lavoro che loro svolgono. Mentre l'altro progetto, dove mi trovo attualmente, è nella regione del sud del Cotopaxi. Cotopaxi è un vulcano e quest'area è incredibile perché si trova tra la costa e le Ande. Quindi è un mix climatico incredibile di flora, fauna, hai un po' di quello che si trova nelle Ande, un po' di quello che si trova nella costa e questa invece è un'area di produzione di cacao. Quindi ora non si vede niente, qui sta piovendo la stagione delle piogge, però lì da quella parte ci sono le Ande che arrivano a 5.000 metri e dall'altra parte c'è il mare, quindi qua sulla parola mi dovete credere, però è una regione incredibile. No, no, ti crediamo, anche perché appunto l'Ecuador è uno dei paesi più biodiversi del mondo. E Sì, quindi immagino sì. che te flora e fauna non ti mancano lì. Sì, 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 è un paese piccolo, sono 16 milioni di abitanti, però come tu dici è un paese mega diverso. E anche i sistemi culturali dove stiamo lavorando lì sono sistemi agroforestali, quindi nella stessa area hai vari tipi di colture forestali, fruttali, quindi è molto molto interessante. E questo poi apporta anche alla diversità della dieta alimentaria e tutto quanto. Fantastico. Senti, le comunità con cui lavori lì in Ecuador, che tipo di comunità sono? Allora, sono comunità molto... Questo diciamo, io ora mi trovo nel paese, nel paesino di quest'area rurale, sono comunità molto isolate, diciamo. Qua per arrivare, ieri abbiamo camminato 5 ore di macchina, e sono comunità che adesso diciamo, stanno affrontando un altro problema che è quello del Covid che ha colpito tutto il mondo e diciamo come è successo anche un po' in Italia le persone hanno o perso il lavoro nelle grandi città o sono rientrate perché le università, le aziende hanno sospeso e quindi diciamo che adesso qui stiamo in allerta rossa, non si possono fare riunioni, insomma quindi è una situazione I complicata. rallentamenti nei lavori immagino siano stati inevitabili, no? Sì, diciamo, diciamo ci siamo adattati al nuovo contesto. L'attività di georeferenziazione delle piante sia stata un po' a rilento, però come mi piace sempre dire, da un problema nasce un'opportunità, quindi diciamo, abbiamo ricalibrato alcune attività e quindi per esempio con il progetto dell'anno scorso, oltre alle piante di caffè che sono state distribuite, sono stati distribuiti anche bueno, un kit di salute per in modo che le famiglie potessero un poco essere più al sicuro davanti a questo nuovo scenario. E poi sono stati distribuiti, per esempio, ogni famiglia ha ricevuto 25 polli e Mm. hanno ricevuto anche la formazione per l'allevamento. Quindi è stato molto interessante perché famiglie che
che prima non si dedicavano a questo, famiglie che prima avevano familiari nella città e sono rientrati, in questo momento di cambio drastico hanno potuto, diciamo, iniziare una nuova attività o rafforzare quello che già facevano grazie alla formazione. E quindi questi giorni siamo stati in giro per il monitoraggio delle attività e le persone erano molto, molto contente per esempio dei polli, perché ha permesso la sicurezza alimentare, ha permesso in un momento di ristrettezze economiche di poter anche vendere quello che loro avevano allevato. E quindi è stato un modo non solo di appoggiare l'agricoltura, ma anche di diversificare le entrate di queste famiglie. Poi si sono distribuiti anche materiali, diciamo, fertilizzanti, prodotti agricoli, attrezzature, e è sempre stato costante l'accompagnamento della formazione, in modo da creare delle comunità più resilienti. Fantastico, bellissima questa cosa, Valerio.